Maghi e occultisti spesso vengono considerati solo personaggi stravaganti oppure ciarlatani, gente che crede che vuole far credere a cose assurde e paranormali, senza ottenere nessun risultato concreto. Eppure hanno molto in comune con altre persone che di risultati concreti ne ottengono molti, ovvero gli agenti segreti e le spie. Sia il mago sia l'agente segreto sono abituati a vivere nel segreto e a lavorare con i segreti. Tutti e due spesso nascondono la loro vera vita e la loro vera identità sotto nomi di fantasia e storie inventate. Tutti e due lavorano con l'inganno e la mistificazione e devono essere abili a sfuggire a controlli stringenti su di loro. Sia il mago che la spia spesso viaggiano molto e padroneggiano conoscenze a disposizione di un gruppo ristretto di persone, come la crittografia. Di base le agenzie di spionaggio sono società segrete statali, molto simili nelle loro regole alle società iniziatiche che si occupano di esoterismo. In questo video scopriremo proprio che uno dei mestieri di molti maghi famosi nella storia, se non il loro vero mestiere, era proprio quello di agenti segreti, e che quindi spesso dietro la patina esoterica e soprannaturale delle loro azioni si nascondevano in realtà precisi obiettivi al servizio di agenzie di spionaggio. Se siete pronti per scoprire la storia occulta dello spionaggio, direi che possiamo immergerci nei ritratti di questi uomini ambigui e sfuggenti. È sorprendente sapere che proprio il fondatore del primo sistema di spionaggio britannico, che è uno dei più famosi al mondo, era un mago e un esoterista. Il suo nome era John Dee e chi segue il canale sa che ne abbiamo parlato diverse volte. John Dee fu il principale consigliere della potentissima regina d'Inghilterra Elisabetta I per circa un ventennio dopo la sua ascesa al trono. E già in questo ruolo incarnava gli occhi e le orecchie della sovrana su tutto quello che succedeva nel regno. Si dice che sia stato anche l'inventore della famosa sigla 007 che oggi è associata all'agente segreto per antonomasia, James Bond. Pare che Dee firmasse le lettere con la sigla 007 dove i 2 zeri rappresentavano gli occhi della regina e il 7 era un numero sacro. O forse i 2 zeri rappresentavano Dee stesso, che incarnava gli occhi della regina in ogni luogo. A un certo punto il suo ruolo a corte venne messo in discussione e probabilmente lui divenne in prima persona una spia per l'Inghilterra, viaggiando in giro per l'Europa. Circa dal 1583 John Dee si allontanò dalla corte e fece dei viaggi a Praga e in Polonia con un altro mago, Edward Kelly, con cui formò un famoso sodalizio. Le sue credenze nell'occulto e nel paranormale divennero in questo periodo molto più accentuate, con delle sedute spiritiche e la convinzione di poter comunicare con gli angeli. Ma lui rimase sempre in contatto con Sir Francis Walsingham, che era proprio il capo delle spie della regina Elisabetta, e venne sospettato di essere una spia negli altri paesi in cui andava. Il ruolo di mago eccentrico gli ha consentito di avvicinarsi a varie corti, mentre tutto quel sistema di credenze occulte e soprannaturali ha fatto da cornice alle sue operazioni sotto copertura. Probabilmente mentre lui credeva davvero di essere ispirato e guidato da potenze superiori. Uno degli uomini più misteriosi della storia, di cui ancora oggi non conosciamo la vera identità, forse fu una spia. Stiamo parlando del conte di Saint-Germain, un affascinante avventuriero del Settecento, famoso come alchimista e esoterista.
Nonostante sia rimasto celebre come un essere immortale dai poteri soprannaturali, una delle prime testimonianze sul personaggio lo avvicinava già allo spionaggio. Horace Walpole, un importante politico e scrittore inglese, disse questo di lui in una lettera del 1746. L'altro giorno hanno arrestato un uomo strano che si fa chiamare Conte di Saint-Germain. È qui da 2 anni e non dice chi è né da dove viene. Canta, suona il violino in modo meraviglioso, compone, ma è pazzo e non molto sensibile. È ritenuto italiano, spagnolo, polacco. Si dice che ottenne una grande fortuna in Messico e fuggì con i suoi gioielli a Costantinopoli. Che sia un prete, un violinista, un gran nobile. Tuttavia nulla è stato fatto contro di lui ed è stato rilasciato. Ciò che mi convince che non è un gentiluomo è il fatto che resti qui e dica di essere preso per una spia. Il conte di Saint-Germain verrà accusato di essere una spia pure in Francia, nonostante fosse entrato nel circolo delle amicizie del re Luigi XV. Nel 1760 Luigi XV inviò il conte di Saint-Germain in missione diplomatica nei Paesi Bassi per richiedere un prestito in favore della corona francese. Ma il ministro degli esteri francese, il duca di Choiseul, spiegò al re di Francia che il conte era probabilmente una spia. Il re allora si fidò del suo ministro e ordinò che il conte venisse arrestato mentre era nei Paesi Bassi. Ma il conte di Saint-Germain riuscì a sfuggire, fatto abbastanza incredibile se consideriamo l'autorità internazionale di cui godeva la Francia all'epoca. I diplomatici dei Paesi Bassi tergiversarono sull'estradizione e il conte riuscì a procurarsi un passaporto inglese in bianco, dove quindi non comparivano le sue vere generalità, e a fuggire dai Paesi Bassi. Un documento simile, chiaramente fuori da ogni legge, è proprio il tipico documento che si fornirebbe a un agente segreto, per usare un termine contemporaneo. Chiaramente viaggiare con pochi controlli, o meglio nessuno, era per il conte molto facile, e ciò fa pensare che godesse di vari appoggi internazionali. Per tutta la vita visse a fianco di uomini potentissimi, parlava molte lingue e viaggiava moltissimo. Aveva tutte le caratteristiche da gentiluomo affascinante, capace di adattarsi a vari ambienti e di comportarsi in maniera spregiudicata quando la situazione lo richiedeva. Anche se non è certo, forse il conte fu un informatore al soldo di diversi clienti di potere, ai quali riferiva i segreti delle corti europee nascosto sotto la sua falsa identità. Sicuramente conosceva molti segreti, non solo e non tanto dell'alchimia, quanto della politica, che avrebbero trovato ascoltatori interessati pure nelle società segrete o nelle confraternite massoniche, che vedremo in tutto il corso del video avranno spesso a che fare con il collegamento tra occulto e spionaggio. Se state apprezzando il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi le nuove uscite e magari consigliatelo a amici interessati. Arrivando alla magia e all'esoterismo del 1800, una delle figure più influenti fu Madame Blavatsky, il cui vero nome era Jelena Petrovna von Hahn. Fu la medium più famosa della sua epoca e la fondatrice della Società Teosofica, che è un'organizzazione internazionale dedita all'esoterismo. Le idee della Blavatsky e della sua Società Teosofica sono state in assoluto tra le più rilevanti dell'esoterismo occidentale tra 800 e 900. E tantissimi personaggi collegati a questo mondo sono anche collegati alla Società Teosofica. Come gli altri personaggi che abbiamo già incontrato, viaggiò moltissimo in giro per il mondo, stringendo legami dovunque andasse. La cosa è abbastanza sorprendente se consideriamo che era pure una donna sola, ma anche dietro a lei si nasconde il forte sospetto che potesse essere una spia. Richard Hodgson, che era un uomo che indagava sui fenomeni paranormali, compilò un rapporto su di lei. Oltre a negare che avesse dei veri poteri, la considerò anche una spia del governo russo. Infatti lei era di origini russe e aveva sempre nascosto il vero cognome con cui era nata.
Un mago e occultista oggi più famoso di lei e di cui riparleremo tra poco, Aleister Crowley, ha considerato colei che succederà a Madame Blavatsky alla guida della società teosofica, Annie Besant, come un membro della Fratellanza Nera, ovvero in parole più chiare una spia nemica. Il capo dello spionaggio di Winston Churchill, Desmond Morton, ha concluso che quasi tutti i teosofi e le società teosofiche erano collegati in qualche modo al bolscevismo e ai rivoluzionari indiani. Anche il pittore membro della società teosofica Nikolai Ririk sarebbe stato un agente comunista e avrebbe nascosto sotto alcune missioni spirituali dei tentativi di fomentare insurrezioni in Asia centrale. Pure un altro influentissimo esoterista e mistico sarebbe collegato allo spionaggio. Si tratta di Georges Ivanovich Gurdjieff, nato in Armenia, anche lui fondatore di una scuola che riunisce insegnamenti da diverse religioni. Il fatto che fosse una spia verrà suggerito addirittura da uno dei suoi allievi e collaboratori, chiamato John Bennett. Bennett stesso era un membro dell'intelligence militare britannica. Dopo la prima guerra mondiale e la rivoluzione russa, molti sfollati passarono per Istanbul diretti in Occidente. Parte del lavoro di Bennett nell'intelligence era monitorare i loro movimenti. Fu in questa occasione, mentre era in Turchia, che Bennett sentì parlare per la prima volta del maestro Gurdjieff. Un dispaccio da Nuova Delhi in India lo metteva in guardia da un agente russo molto pericoloso, Georg Gurdjieff, che si trovava in Georgia e aveva fatto domanda per un permesso per recarsi a Costantinopoli. L'opinione personale di Bennett è che Gurdjieff probabilmente era in effetti stato collegato con i servizi segreti russi, sia con il governo zarista che con quello rivoluzionario. La rivelazione di Bennett mostra anche che Gurdjieff era probabilmente un agente importante, visto quanto i britannici erano interessati a lui. Il fatto che un ufficio di intelligence a Nuova Delhi sapesse che si trovava in Georgia e monitorasse i suoi possibili futuri spostamenti la dice lunga sul loro interesse per lui. Non sappiamo se poi Gurdjieff abbia continuato a ricoprire questo ruolo anche più avanti nel corso della sua vita. Anche il mago e illusionista per eccellenza del Novecento, ovvero Harry Houdini, fu probabilmente un informatore dell'intelligence almeno per un periodo della sua vita. Anche lui andava in giro sotto falso nome come tutti i personaggi che abbiamo incontrato finora, infatti in realtà era di nascita ungherese e si chiamava Eric Weiss. I suoi trucchi di escapologia sono stati effettivamente studiati dalla CIA e potete trovare addirittura un articolo sul sito ufficiale proprio della CIA dedicato al suo possibile ruolo di informatore. In una recente biografia del mago si riportano diversi indizi a sostegno di questo suo ruolo. Houdini avrebbe lasciato bruscamente gli Stati Uniti nel 1900, quando aveva raggiunto la notorietà e la ricchezza, per andare in Europa con il ruolo di informatore. Un ruolo che poteva facilmente ricoprire visto che nessuno avrebbe sospettato dei viaggi e dei contatti importanti del mago più famoso del mondo. Houdini avrebbe fornito alla polizia tedesca informazioni su criminali ricercati, così come informazioni al sovrintendente di Scotland Yard. Pare che monitorasse gli anarchici in Russia e aiutasse i servizi segreti statunitensi. Houdini era anche un amico personale del presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt. Houdini sarebbe stato in grado di aiutare Roosevelt a vendicarsi dopo che una spia russa avrebbe rubato un documento riservato. Secondo diversi storici, tra cui il biografo di Roosevelt Edmund Morris, il presidente probabilmente chiese a Houdini di riferire ciò che aveva visto e sentito durante un suo soggiorno in Russia.
Senza dubbio fu una spia anche il mago occultista più famoso del Novecento, Aleister Crowley. Ho già fatto un video sul personaggio se vi interessa la sua vita e qui ripercorrerò solo gli elementi che dimostrano che non era solo un mago ma anche un agente segreto. Lo studioso Richard Spence ha dedicato addirittura un intero libro all'argomento nel 2008, intitolato Agente 666, Aleister Crowley, l'intelligence britannica e l'occulto. Tanto per cominciare, anche lui girava sotto falso nome, infatti il suo vero nome era Edward e ne userà diversi nel corso della sua vita in base al contesto circostante. Da giovane avrebbe voluto fare il diplomatico e se gli fosse arrivata l'offerta di fare un mestiere per certi versi simile ma molto più rischioso come quello di agente segreto, non è improbabile che avrebbe accettato vista la sua personalità. Nonostante gli strani interessi e la vita assurda e dissoluta, non sarà considerato un santone fuori di testa, ma verrà descritto come lucido e intelligente e rimarrà sempre un membro della buona società inglese. Come tutti gli altri maghi che abbiamo incontrato, viaggiò tantissimo in giro per il mondo, dagli Stati Uniti alla Russia, proprio nell'epoca delle 2 guerre mondiali. E penso che ormai riconoscete uno schema costante nelle vite di questi cosiddetti maghi. Nel 1898, a soli 23 anni, entrò nella famosa società segreta iniziatica Golden Dawn. Lui era sicuramente interessato davvero ai temi esoterici su cui si focalizzava la loggia, ma probabilmente questo si combinava bene anche con un suo primo incarico da agente segreto. Infatti all'interno di questa società c'erano persone molto influenti, dalle ideologie potenzialmente sospette e sovversive. Alcuni membri erano sospettati di essere dei giacobiti, cioè volevano detronizzare la regina Vittoria e riportare sul trono la dinastia Stuart. Volevano anche ristabilire il cattolicesimo in Inghilterra e ridare l'indipendenza a Scozia e Irlanda. Lo stesso fondatore della Golden Dawn, MacGregor Mathers, era probabilmente vicino a queste posizioni. Richard Spence suggerisce che Crowley aveva il preciso scopo di acquisire informazioni su eventuali complotti nella società segreta e di minare l'autorità di MacGregor Mathers. Infatti sarà proprio l'arrivo di Crowley a portare nella Golden Dawn liti e divergenze che alla fine provocheranno la sua disgregazione. In seguito Crowley rinnegherà apertamente Mathers e lo accuserà di essere una spia tedesca e di aver cospirato contro la corona inglese. Durante la guerra Crowley era negli Stati Uniti dove scriveva per il giornale filo-tedesco The Fatherland, proponendo la neutralità degli Stati Uniti e causando la rabbia dei britannici suoi compatrioti. In realtà scriveva articoli così gonfiati e esagerati che finirono per essere controproducenti, ma lui lo faceva volutamente su incarico dei britannici, proprio per favorire l'entrata in guerra degli Stati Uniti insieme alla Gran Bretagna e contro la Germania, sovvertendo dall'interno gli intenti del giornale. Ero impiegato nei servizi segreti, il mio obiettivo principale era portare l'America in guerra, avrebbe rivelato poi. Crowley venne espulso anche da Cefalù in Italia dove aveva imbastito una sua congrega negli anni '20, anche perché era sospettato di essere una spia per conto del governo britannico. Conobbe Gurdjieff, che abbiamo visto era probabilmente una spia russa nello stesso periodo. Fu in Portogallo nel 1932, proprio nel momento della presa del potere da parte di António Salazar, uno dei momenti politicamente più importanti per la storia del paese. In Germania si infiltrò invece in gruppi politici di estrema sinistra. Insomma, esattamente come un agente segreto si trovava sempre in zone calde, dove stavano per avvenire fatti politicamente rilevanti. I legami tra Crowley e l'intelligence arrivano fino agli ultimi anni della sua vita. Durante la Seconda Guerra Mondiale chiese esplicitamente di poter collaborare con la divisione di intelligence navale britannica.
Avrebbe poi aiutato l'MI5, il controspionaggio britannico, in alcune operazioni riguardanti l'ufficiale tedesco Rudolf Hess, che si era paracadutato in Scozia per trattare la pace con l'Inghilterra. Niente di queste sue attività avrebbe senso se stessimo parlando solo di un bizzarro occultista dedito alla magia nera. Ma a Crowley sono addirittura collegati diversi altri personaggi sospettati di essere non solo degli occultisti, ma anche delle spie. Uno di questi personaggi collegati a Crowley è il tedesco Theodor Reuss, che fondò la società segreta occulta Ordo Templi Orientis. Nel 1885 in Inghilterra Reuss si unì alla Lega Socialista, una delle prime organizzazioni socialiste rivoluzionarie del Regno Unito. Era molto coinvolto come bibliotecario e segretario del lavoro, ma poi si scoprì che era una spia al soldo della polizia segreta prussiana, quindi venne espulso dal movimento. Crowley verrà introdotto nell'Ordo Templi Orientis dallo stesso Reuss e divenne un membro di alto grado, responsabile per i paesi di lingua inglese. Probabilmente l'ordine era una copertura per molti membri della polizia segreta tedesca e Reuss si convinse di aver arruolato Crowley nei servizi segreti tedeschi. Crowley diceva di avere una conoscenza di vecchia data con qualcuno di alto livello nei servizi segreti tedeschi, presso il quale godeva di assoluta fiducia. E probabilmente stava parlando proprio di Reuss. In realtà, come in altri casi, Crowley stava facendo il doppio gioco e lavorava ancora per la corona inglese. Crowley e Reuss mantennero contatti durante la Prima Guerra Mondiale, anche se Crowley era negli Stati Uniti a lavorare contro la Germania, mentre Reuss serviva la Germania come agente in Olanda e in Svizzera. Alla morte di Reuss, Crowley, con un complicato giro di intrighi, diventerà il leader dell'Ordo Templi Orientis e di fatto lo sottoporrà ai propri interessi. Anche molti anni dopo la morte di Crowley, l'ordine verrà accusato da ex membri di essere al servizio dell'intelligence britannica e statunitense. Il 7 aprile 1926 una donna irlandese di nome Violet Gibson attentò alla vita di Benito Mussolini a Roma. Ufficialmente venne ritenuto il gesto di una squilibrata, ma nelle indagini riservate venne collegata al duca Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, che era un membro della Società Teosofica e fu sospettato di essere il mandante. Anche se non ci sono prove certe, è stata ipotizzata pure la conoscenza tra Cesarò e Aleister Crowley per tramite di un altro teosofo di spicco, il console britannico Reginald McBean. Un seguace di Crowley invece fu sospettato a lungo di spionaggio negli Stati Uniti, anche se non sono mai state trovate prove definitive. Si tratta di Jack Parsons, che guidava la divisione americana dell'Ordo Templi Orientis chiamata Loggia Agape. Parsons fu attivissimo come mago e occultista, ma allo stesso tempo fu anche un eccezionale ingegnere nel campo missilistico. Fu addirittura una figura prominente del programma spaziale americano che poi avrebbe dato origine alla NASA. Proprio perché lavorava con segreti industriali rilevanti, venne sottoposto a molti controlli da parte dell'FBI, che lo sospettò di essere una spia comunista. Perse tutte le autorizzazioni a lavorare a progetti riservati e alla fine morì addirittura in una misteriosa esplosione. La vera causa della sua morte non è stata mai chiarita. Come occultista, la sua loggia era accusata di pratiche indecenti e inviava cospicue somme di denaro allo stesso Crowley. Come ingegnere era accusato di aver trafugato documenti, quindi ci sono molti possibili motivi ancora nascosti dietro alla morte di un personaggio così controverso. Il fondatore di Scientology, Ron Hubbard, fu inizialmente un amico di Parsons, anche se poi fuggì con la sua ragazza Sarah Northrop.
Lo stesso Hubbard sarebbe stato un agente segreto, infatti la chiesa di Scientology rilasciò un comunicato stampa nel 1969 che affermava che Hubbard era stato inviato come agente sotto copertura dalla Marina degli Stati Uniti per intercettare e distruggere il culto di magia nera di Parsons e salvare Sarah dalla sua influenza. Questo suo ruolo non è mai stato confermato, anche se Ron Hubbard fu sicuramente un informatore dell'FBI e fornì un elenco dei suoi membri e copie delle loro impronte digitali per identificare presunti comunisti. Anche tra gli illusionisti successori di Houdini si contano diversi agenti segreti. Per esempio il suo amico John Mulholland, un altro famoso mago, lavorò per la CIA. Lasciò il suo incarico a un giornale che si occupava di magia nel 1953, ufficialmente a causa di problemi di salute, ma in realtà si trattava di una copertura per lavorare per la CIA. Durante la guerra fredda Mulholland fu pagato dalla CIA per scrivere un manuale sull'inganno e la disinformazione. Si credeva che tutte le copie fossero state distrutte, invece sono state ritrovate e il testo è stato pubblicato di recente. Il fatto che i servizi segreti abbiano pagato un mago per scrivere un manuale per loro dovrebbe dirla lunga sulle connessioni tra la magia e lo spionaggio. Il mago britannico Jasper Maskelyne è addirittura ricordato soprattutto per aver creato stratagemmi, inganni e mimetizzazioni su larga scala durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche se oggi il suo effettivo ruolo è stato molto ridimensionato, fece parte dell'unità di camuffamento dei servizi segreti britannici in Egitto. Mentre Maskelyne operava sul campo, una strega operava nelle retrovie dei servizi britannici. Si tratta di Doreen Valiente, una delle figure centrali della Wicca, considerata la madre della moderna stregoneria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Doreen Valiente lavorò per una divisione chiamata ISOS che aveva sede a Bletchley, a nord-ovest di Londra, e si occupava di contrastare l'intelligence militare tedesca. L'ISOS lavorava per intercettare e decifrare messaggi cifrati e per rintracciare spie tedesche. Spesso diffondeva anche false informazioni per depistare i tedeschi. Anche Jacques Berger, che abbiamo nominato spesso sul canale, era uno scienziato e una spia, e fin da giovane prese parte alla rete di spie francesi chiamata Marco Polo. Questa rete operava nella Francia conquistata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Pur non essendo direttamente un mago, era un grandissimo esperto di cabala e esoterismo. È stato l'autore di decine di testi molto influenti che riguardano i più disparati enigmi della storia, inclusi proprio lo spionaggio, la magia e le confraternite segrete di occultisti. Arrivando a maghi contemporanei, pure il famoso illusionista Uri Geller ha dichiarato di essere stato una spia. Sarebbe stato una spia psichica per la CIA. Sarebbe stato reclutato anche dal Mossad, il servizio segreto israeliano, e avrebbe lavorato come agente segreto in Messico. Michael Aquino, uno dei più importanti adepti della Chiesa di Satana e fondatore del Tempio di Set, oltre a essere un mago satanista di primo piano, era anche un agente segreto di primo piano. Era uno specialista in guerra psicologica per l'intelligence militare e un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti con accesso a documenti top secret. A questo punto non vi stupirà molto che si sia ispirato profondamente a Aleister Crowley, un altro mago e agente segreto. Sicuramente ci sono tanti altri casi interessanti di maghi che sono in realtà delle spie, e se li conoscete potete aggiungerli nei commenti. Nella playlist qui in fondo trovate anche dei video dedicati alla biografia completa di alcuni di questi personaggi. Ma dopo questo lungo viaggio il concetto dovrebbe essere abbastanza chiaro. Dietro all'esoterismo e alla magia, che per molti sembrano cose ridicole a cui interessarsi, c'è molto altro da scoprire.